Ciao e benvenuto di nuovo sulla mia rubrica settimanale sui modi di dire in italiano. Ogni settimana, infatti, pubblico un nuovo modo di dire qui sulla mia pagina. Li troverai tutti raccolti nella mia playlist che si chiama appunto Modi di dire. Beh, passiamo subito ai fatti. Il modo di dire di oggi è avere grilli per la testa. Avere grilli per la testa significa avere delle idee irrealizzabili, fantasiose o comunque delle idee strane per la testa. Si usa quindi per descrivere qualcuno che sogna in grande o che ha progetti fuori dagli schemi e spesso poco realistici. Questa espressione si può utilizzare in modi diversi, ad esempio per indicare proprio una persona che pensa in modo fantasioso o che ha delle ambizioni che sembrano molto difficili da realizzare. Si usa sia in senso positivo, per parlare di una persona con uno spirito creativo e quindi aperta a trasformazioni molto grandi e importanti, ma sia anche in senso un po' negativo o comunque ironico, per indicare quelle persone che sembrano avere delle idee poco pratiche o poco reali. Ad esempio, oh, ma lo sai che tuo cugino ha deciso di diventare astronauta solo dopo aver visto un documentario? Oh, ha sempre grilli per la testa questo, eh. Oppure, che ne so, un tuo amico viene un giorno e ti dice che ha deciso di aprire un ristorante sulla spiaggia così dall'oggi al domani e tu puoi dirgli: "Oh, ma tu hai sempre i grilli per la testa, eh". Significa che è un po' scollegato dalla realtà e che secondo la tua opinione queste idee che ti trasmette, queste idee che ti esterna non sono proprio pratiche, non sono proprio fattibili in qualche modo. Quindi tu lo riporti alla realtà. Ma come mai utilizziamo proprio i grilli per questa espressione? In passato i grilli erano simbolo di vivacità e movimento. L'immagine dei grilli che salta da una parte all'altra si sposa molto bene con l'immagine di una mente in costante movimento, in costante processo creativo. Quindi è come una mente che produce continuamente delle idee senza un filo logico, ma a volte anche senza fondamento. I grilli in passato erano associati a persone distratte o fantasiose, un po' sognatrici, un po' come quelle idee che ti saltano per la testa, ma poi non hanno una base pratica. Beh, quindi la prossima volta che vuoi parlare di qualcuno che ha sempre delle idee stravaganti e fantasiose, ma magari poco pratiche, puoi utilizzare questa espressione, avere i grilli per la testa, che è molto carina e utilizzata. Ti consiglio di andare a vedere la mia playlist dove sono raccolti tutti i modi di dire. Infatti ogni settimana ne studiamo uno nuovo e li trovi tutti raccolti insieme. Conoscere i modi di dire quando impariamo una nuova lingua è un ottimo strumento per aumentare la nostra comprensione. Difatti, spesso e volentieri i modi di dire non sono per niente logici e quindi anche se conosciamo quelle parole che formano l'espressione idiomatica in questione, non siamo capaci di capire il significato. Per cui conoscere il modo di dire di una lingua è molto utile ai fini della comprensione, ma è anche utile per poterci esprimere in un modo più autentico e più vicino, diciamo, alla cultura che stiamo studiando. Per cui ti consiglio vivamente di arricchire il tuo vocabolario e la tua conoscenza dell'italiano con i modi di dire, perché sono un ottimo modo anche per capire molte volte la cultura a cui ci stiamo avvicinando. Per oggi è tutto, ci vediamo martedì prossimo con un nuovo modo di dire e mi raccomando, non avere troppi grilli per la testa. Ciao!